Questa KRV era già stato studiato dai cinesi. Si diceva questo: quando il nostro cuore comincia a battere come un metronomo, quindi non ha più variabilità cardiaca, ecco che il corpo umano entro 4 giorni muore. E spesso il condizionamento di un valore ha un potere molto più forte del valore stesso. Esatto, Quindi quello bisogna esatto. stare attenti. Io faccio cagare in tutte queste routine. Esatto, bisogna migliorare. Allenamento, alimentazione, nutrizione e recupero. Esatto. Sono i pilastri, insieme poi dopo alla capacità emotiva e mentale di sopportare lo sforzo, di raggiungere il traguardo degli sport di endurance e in particolare della corsa. Esattamente, noi parliamo sempre dei primi due, cioè di allenamento e di alimentazione, e spesso ci dimentichiamo di considerare il recupero, inteso sia come riposo che come appunto fase di recupero attivo. Assolutamente. Che abbiamo durante la giornata. Non lo consideriamo. Intanto benvenuti al nostro nuovo podcast Corso e Mangiato. In questa puntata parliamo di recupero, come abbiamo scritto nella nostra lavagna che ci accompagnerà in tutto il podcast per sottolineare i punti chiave. Esatto. Mi capita spesso, Nicolas, ma immagino che capiti anche con i tuoi clienti, molti li condividiamo, che nell'analisi delle prestazioni, soprattutto quelle che non vanno, che non funzionano, nella situazione no, si va a vedere, ho capito, ma che allenamenti hai fatto? Ma hai fatto abbastanza alta intensità, bassa intensità? Ma hai mangiato abbastanza? Cosa ho mangiato la sera prima di partire? Cosa ho integrato? Ma nessuno, o quasi mai, poi dopo magari è il compito nostro, no? Facciamo le domande. Ho capito, ma riposi abbastanza? Recuperi abbastanza? È un periodo di stress lavorativo? È un po' una cosa che, anche parlando con tanti atleti professionisti che ne hanno forte consapevolezza, esatto. Mi ricordo quando ho intervistato Elias Awani, che è il primatista della maratona italiana, sì, che ha parlato di allenamento invisibile, cioè tutte quelle cose che si fanno non strettamente legate all'allenamento, che sono fondamentali nella prestazione. Esatto. E dentro c'è anche il recupero. Esattamente. Il recupero poi lo dobbiamo sempre considerare in due forme, secondo me. Uno è appunto il riposo, cioè quando dormiamo durante la notte, che non è semplicemente un aspetto quantitativo, cioè quante ore passo nel letto, ma anche un aspetto qualitativo, cioè come dormo la notte. Se io dormo 15 ore, però ogni 5 minuti mi sveglio, insomma, probabilmente il mio sonno non avrà una grande qualità. Dall'altra parte, se dormo anche negli orari sbagliati del giorno, che è un problema per esempio per chi fa i turni, per chi fa un lavoro di questo genere qua, che spesso dorme in orari in cui il nostro corpo tecnicamente dovrebbe essere sveglio, e questa è una prima cosa da considerare. E una seconda cosa da considerare è invece la parte della giornata non dedicata alle attività, e quindi sarebbe quella parte della giornata dedicata al relax, che soprattutto quando abbiamo un periodo di stress lavorativo, familiare, eccetera, viene un po' a mancare. Assolutamente. Troppe volte gli atleti, diciamo così, master, gli amatoriali, fanno analisi sulle loro prestazioni ragionando a compartimenti stagni. Mm-hmm. Allenamento, lavoro, vita privata, e invece è tutto, esatto, tutto unito. Siamo bravi a capire che lo stress del lavoro inficia magari sulle relazioni, esatto, ma allo stesso modo inficia sulla prestazione e sulla qualità del recupero e del riposo, come ci stava dicendo Nicolas. Dobbiamo fare questo scatto, chiamiamolo di consapevolezza, esatto, nel capire che a qualsiasi livello tutto ciò incide sulla prestazione. Cioè la corsa ha bisogno di una testa libera, no? Certo. E la corsa, tutti gli sport in generale, di resistenza soprattutto, no? Come abbiamo parlato più volte, l'ho scritto anche sul libro, sì. C'è proprio ormai tante ricerche che dimostrano di come la stanchezza mentale incida negativamente sulle prestazioni, e lo stress, il poco riposo fanno parte ovviamente della stanchezza mentale, come lo può essere un lavoro molto pesante. Certo, assolutamente, o come lo può essere anche un lavoro prolungato troppo nel tempo. Il nostro corpo è fatto così, noi dovremmo avere durante la giornata 12 ore
diciamo dalle 6 della mattina alle 6 di sera più o meno di attività, cioè dove facciamo le nostre attività, il lavoro, lo sport, le faccende domestiche e quant'altro, e 12 ore, quindi dalle 6 della sera alle 6 della mattina di recupero e riposo, dove facciamo invece le attività che ci servono per rigenerarci. Quindi l'ideale, diciamo, a livello biologico sarebbe quello di dedicare metà della giornata all'attività e l'altra metà al recupero, e quindi anche fare cose che ci piacciono, che ci rilassano, anche mangiare, fondamentalmente, una parte che può essere considerata prendendoci i nostri tempi durante i pasti. Prendendoci i nostri tempi e chiaramente dormire. Adesso io sfido chiunque a dirmi che si prende queste 12 ore. No, ma allora, infatti non facciamo i fighi. Noi vi stiamo parlando della teoria. Esatto. Poi dopo io sono pessimo in questa cosa qui, perché lavoro quando va bene 10 ore al giorno, schermi blu sopra negli occhi, mangio velocissimamente a pranzo. La colazione mi prendo molto tempo, ma per farlo mi alzo prestissimo. Ok. Mangio velocissimamente a pranzo perché ho la gestione di mio figlio, tante cose, il lavoro per riprendere subito a lavorare. A cena magari mi prendo un po' più di tempo, però non riesco a mangiare quasi mai allo stesso orario, che sarebbe invece una cosa molto molto positiva. Esatto. E il sonno, sono diventato campione di addormentamento sul divano e di trascinamento verso il letto, quindi sono pessimo. Disastro. No, però la consapevolezza che faccio schifo almeno no, in generale siamo tutti un po' così, ma perché la cultura del nostro mondo è un po' questa, cioè di dedicare più tempo del dovuto alle attività, diciamo. Infatti si lavora spesso più di 8 ore al giorno, sono studi recenti che lo dimostrano. Te lo dico anch'io senza in generale, dove per il lavoro non dobbiamo solo considerare il tempo in cui siamo alla nostra postazione o alla scrivania, ma anche il tempo che ci vuole per spostarsi per arrivare al lavoro, il tempo che ci vuole, quindi accessorio anche, no? Al lavoro. Lavoriamo quindi di più, ci prendiamo però meno tempo per il recupero. Questa è una costante un po' di tutti nel mondo, soprattutto latino. Sì, le nostre abitudini siamo sono quelle. Convinti che il mondo anglosassone soprattutto sia quello perché l'abbiamo visto nei film, ma erano la generazione degli yuppies degli anni 80, lavoro perché devo arrivare. Esatto. In realtà no, io mi ricordo quando sono stato per studiare in California, sì, che al di là che a certe aziende dove c'era la poltrona con la parete, l'IBM con la parete think, pensa, e la gente era lì davanti a pensare, oppure poltrone con l'appoggiagambe, gente che dormiva, e io chiedevo ma sta riposando? No, quello lo vedo. Esatto. È un'altra concezione. In realtà noi abbiamo assorbito male questa cultura del lavoro, perché poi abbiamo anche grosse perdite di tempo durante il lavoro. Certo. Io ho lavorato anni in azienda e il caffè, la chiacchiera e le mail inutili in cui sei in copia, eccetera. Chiaro. Però allo stesso tempo abbiamo il senso di colpa del non lavorare abbastanza. Se il famoso persona che esce puntuale, quello che gli cade la penna, viene crocifisso in sala mensa, esatto, eccetera. Poi dopo io immagino che ci sia anche chi ci sta dicendo sì, ma io devo percorrere, devo andarci alle 5 del mattino perché non ho altri momenti, proprio per tutti i discorsi che abbiamo fatto, o perché c'è la gestione della famiglia, uomini e donne. Lì è difficile trovare il tempo del recupero e del riposo, no? Esatto, l'ideale è quello di cercare di costruire una routine. Sì. Quello è la cosa principale, perché diciamo che avere queste tempistiche ideali che abbiamo descritto è molto difficile per tutte queste gestioni di cui abbiamo parlato. Però quello che possiamo fare è cercare di costruirci una nostra routine, anche se non è perfetta, dove cerchiamo, come dicevamo prima, di rispettare degli orari che siano più o meno sempre quelli. Quindi se mi alzo sempre alla stessa ora, vado a letto sempre alla stessa ora, sicuramente già ho creato un ciclo, diciamo, di attività sempre uguale che il mio corpo riconoscerà fino a un certo punto. Posso dormire anche 6 ore e mezza, diciamo, ma se è molto profondo, con una buona fase REM, eccetera, è comunque un buon recupero. Esatto, è comunque un buon recupero. Se chiaramente vado a letto magari un po' prima del solito, e di conseguenza il mio corpo tenderà a sfruttare molto le ore di buio per dormire. Ha molto più senso andare a letto presto la sera, diciamo alle 10, 9:30, 10, perché è già buio, e svegliarsi alle 5, che in estate comincia già a fare luce, piuttosto che andare a letto all'1 di notte e svegliarsi alle 9 del mattino dove è già luce
sempre in tutti i momenti dell'anno, ricordandoci che il nostro corpo comunque funziona con la luce. I ritmi circadiani sono mediati dalla luce. Senti Nicolas, prima di che vi diamo anche delle indicazioni pratiche, perché poi parliamo di misurazione del recupero, però apriamo una parentesi su cui io tengo molto, anche perché mi crea 2 sensi di frustrazione durante l'anno quando la propongo, che è il periodo fuori stagione di transizione, che è un'altra modalità di recupero. La condizione raggiunto il top, se avete lavorato per raggiungere il top, poi dopo cala, a prescindere. È meglio accompagnarla, recuperare e dare al corpo il tempo di rigenerarsi, senza paura che non si tornerà forti come prima, perché non è assolutamente così. C'è gente che quando vi infortunate, poi almeno non sia veramente un infortunio gravissimo, poi tornate e correte come prima. Anche meglio. Ecco. In questo caso è una pausa più breve, libera, fondamentale. C'è chi ha paura di farla, c'è chi non riesce a farla perché è troppo dipendente dalla corsa, o non solo, perché capita anche nel ciclismo. Quel periodo sa da fare. È fondamentale. Se non lo fate, succederà questa cosa qua, che comunque la vostra condizione cala perché il nostro corpo non riesce più a recuperare, quindi fondamentalmente la condizione che cala ci porterà a un abbassamento della performance, a un innalzamento della fatica sia fisica sia anche percepita mentalmente nel fare sport, ed è questo il primo tassello per andare verso un overtraining. Ok? Quindi fondamentalmente, se non facciamo la transizione perché pensiamo che sia pericoloso, perché insomma è molto più pericoloso non fare la transizione a livello fisico che farla, e soprattutto quando bisogna fare la transizione bisogna farla fatta bene. Cioè bisogna staccare, non bisogna dire ok dai mi alleno, magari dai lo stesso una volta in meno, no, bisogna staccare del tutto. No, io ho atleti che barano e lo so che vanno a correre di nascosto, però vi vedo. E l'altra cosa, prima di parlare di misurazione, vi abbiamo fatto un po' di paragoni con i professionisti, no? Ma io non sono un professionista, no? È proprio per questo, a maggior ragione, l'atleta che non è professionista, che quindi ha meno capacità di ascolto del proprio corpo, ha bisogno di regole ancora più ferree, perché il professionista segue delle regole, ha una routine precisa, però giorno per giorno il programma lo varia anche. Cioè il professionista che si allena 2 volte al giorno spesso, ma anche una, va al campo, parla con l'allenatore e dice oggi, perché è capace di capirsi, di ascoltarsi, ha esperienza, oggi non me la sento di fare sto lavoro molto impegnativo, facciamo una corsetta, magari l'allenatore gli dice no, oggi riposa, oppure oggi dovevo fare un lavoro così ma mi sento brillante, allora gli fa fare un lavoro in più, cosa che per noi è più difficile, perché noi a volte magari ci sentiamo un po' stanchi, ma è una sensazione così, poi iniziamo a far girare le gambe e ci sentiamo molto forti, no? E non abbiamo la stessa sensibilità, o comunque non tutti, senza fare. No, certo. Anche perché comunque non usiamo il nostro corpo come strumento di lavoro, banalmente non siamo allenati ad avere queste percezioni, cosa che invece un professionista ha semplicemente perché 300 giorni all'anno usa il proprio corpo e le proprie sensazioni come, diciamo, lo strumento per effettuare il proprio lavoro. 300 giorni all'anno per 8-9 ore al giorno, che non è che corre 8-9 ore al giorno, però fa 2 allenamenti, il core, la forza, lo stretching, la mobilità, il fisioterapista, la rave e la fava, è un'altra roba. Quindi noi non ci paragoniamo, ma prendiamo spunto, perché quella è la via maestra, è un po' come le macchine di Formula 1. Io faccio sempre questo paragone. I prototipi, per non fare le macchine di Formula 1, non nascono per essere le vetture da strada, ma da lì, da quelle tecnologie si creano le vetture che possiamo acquistare tutti. C'è anche una pubblicità adesso che dice questa cosa qua, non mi ricordo che cosa, di una macchina. Non ho messo il copyright. Senti Nicolas, usiamo la nostra lavagna e scriviamo una cosa: HRV, chissà se si legge perché questa penna blu non si legge benissimo. Che cos'è l'HRV? Non è la Honda, visto che lo è anche, ma è la variabilità cardiaca. Cioè fondamentalmente l'HRV è la capacità del nostro cuore di adattarsi agli stimoli esterni battendo in maniera non sempre uguale. Quindi lo so che se voi sentite il battito del vostro cuore vi sembrerà che sia un orologio, un martello, cioè sempre uguale, un metronomo.
Invece non è così, ogni battito ha una certa variabilità nella lunghezza, nella durata e nella forza, ed è fondamentale che il nostro cuore abbia questa variabilità cardiaca, perché è quello che ci permette di adattarci alle condizioni esterne. Tanto è che più la nostra variabilità cardiaca è alta, più noi siamo in forma fondamentalmente. Noi abbiamo, più invecchiamo più si accorcia, e questa HRV era già stato studiato dai cinesi, mi sembra, dai cinesi in un periodo avanti Cristo, insomma 2000 avanti Cristo, roba così, e si diceva questo: quando il nostro cuore comincia a battere come un metronomo, quindi non ha più variabilità cardiaca, ecco che il corpo umano entro 4 giorni muore, perché il nostro corpo non si può più adattare all'esterno, quindi alla prima difficoltà non ce la fa più. Quindi è fondamentale questa variabilità cardiaca, e ad oggi la possiamo misurare. Ci sono un sacco di strumenti che ce la misurano. Gli orologi che abbiamo ormai la fanno tutti. Ci sono degli anelli, ci sono dei braccialetti. Fanno la qualità del sonno. Esatto. E la prendono molto calcolando proprio la variabilità cardiaca. Esatto. Quindi quelli che vi danno il report mattutino, esatto. Non solo, ma sfruttano quel valore lì. Esatto. È uno strumento interessante perché ci permette di dare uno sguardo a come stiamo dall'esterno. Fondamentalmente questi orologi, questi apparecchi elettronici cercano di misurare un pochettino la variabilità del nostro cuore, e quindi capiscono quanto noi siamo in grado di adattarci all'esterno. Il giorno che abbiamo una variabilità cardiaca più bassa è un giorno in cui siamo poco in grado di adattarci all'esterno, per cui sarebbe meglio non stimolarci troppo a fare attività, ma sarebbe meglio dedicare questo giorno a recuperare, quindi a riposare, a stemperare un po' il nostro stress, in modo tale da riuscire ad avere una capacità migliore nel giorno successivo. Quello che dobbiamo precisare è, perché immagino che uno sa, ma che valore devo avere? Allora, ci sono delle tabelle di valori di riferimento per età, per sesso, però poi come sempre va personalizzato. Esatto. Quindi cosa che fanno poi gli orologi, la cosa migliore è misurarla per un certo periodo, esatto, una settimana, anche un mese, però esatto. Già nella settimana inizia, e lì si trovano i valori di riferimento personali. Magari però la state misurando in un periodo di forte stress o viceversa. Esatto. E dopo da lì uno capisce un po' come sta andando rispetto ai periodi successivi. Esatto. Ok? Esatto. Ci sta che magari avendo fatto un super allenamento quella notte lì, la notte in realtà c'è anche di giorno, però diciamo si misura la notte per il recupero, perché ci sono altri fattori di giorno che possono incidere, cioè nel senso che siete in movimento. Esatto. La notte lì magari è particolarmente bassa rispetto alla media, però magari il giorno dopo già si rialza molto, vuol dire che state recuperando ampiamente. Ed è un bello strumento, soprattutto in quei casi in cui ci sono degli aspetti esterni che ci impediscono o ci rendono più difficile il recupero. Per esempio il carico di lavoro, per esempio un bambino che si sveglia durante la notte, per esempio un forte stress emotivo, quindi sono tutte cose che diciamo vanno a insinuarsi alla nostra routine di allenamento e fanno sì che alcuni allenamenti possano diventare controproducenti piuttosto che produttivi. Diciamo che a volte non dobbiamo poi farci condizionare da questo valore, cioè no. È un indicatore che ci può dare una mano, però non è che dobbiamo dire ok, oggi il mio HRV è basso, allora per forza devo stare fermo. Se ne ho voglia posso provare comunque a fare un allenamento, cercare di ascoltarmi. Deve essere un input per cercare di ascoltare il nostro corpo e capire un po' in quale situazione sono. Diciamo che non bisogna farsi condizionare, come non bisogna mai farsi condizionare da nessun valore che vi danno gli strumenti, perché poi c'è sempre un calcolo, eccetera. C'è un errore di misura sempre. E spesso il condizionamento di un valore ha un potere molto più forte del valore stesso. Quindi quello bisogna stare attenti. Esatto. Magari quello che secondo me è importante fare è: vedo la mattina che ho un HRV basso e mi chiedo perché. Certo. Difficilmente uno dovrebbe essere sorpreso. Certo. Perché ho dormito male, era troppo caldo, eccetera, tutte le cose che vi ha detto Nicolas. Uno dice ok, lo so perché ieri sera ho trincato troppo, ho dormito male, ho mangiato troppo. Ok, e quindi cosa faccio? Vabbè, entro sera, comunque mi riprendo l'allenamento stasera, ho un lento, me lo vado a fare tranquillo. Esatto. Cioè non sconvolgete i vostri piani da un valore
Poi ricordiamo, non abbiamo detto, che il valore è in millisecondi, quindi chiaramente sentendo il battito voi non capirete neanche, c'è questa variabilità, non rischiate di morire in 4 giorni. Sono variabilità veramente fini, come no? Bene. Quindi abbiamo detto un po' cosa è importante. Esatto. Questo recupero che consideriamo sempre poco, fissiamo i punti chiave della puntata. Allora Nicolas, cosa abbiamo detto? Recupero, quindi il recupero che si aggiunge ai pilastri dell'allenamento e della nutrizione. Esatto. Quindi il recupero io devo sempre ricordarmelo e sempre valutarlo nell'analisi della mia performance come runner o come sportivo e in generale nella propria vita. Esatto, che è fatto da qualità del sonno. Ok, sonno. Esatto, quindi dobbiamo sempre ricordarci di cercare di avere una routine del sonno, di valutare anche com'è la mia routine, di cercare di capire anche da come mi sento al mattino se ho dormito bene o meno. E poi la qualità della vita in generale, nel senso che quindi tutti i momenti della nostra vita dove non dormiamo ma ci riposiamo, quindi facendo le cose che ci piacciono, che può essere leggere un libro, dipingere, guardare un film, stare con la famiglia, rilassarsi, trovare il tempo per voi al di là di quello dello sport. Esatto. Poi abbiamo parlato di recupero in un altro senso, cioè il recupero fine stagione, fondamentale per rigenerarci, cioè la transizione. Esatto. Poi abbiamo parlato di come misurare il recupero, cioè tramite dei valori come l'HRV che ci danno un'idea della nostra capacità di adattarci all'esterno e di conseguenza ci dicono se stiamo recuperando bene oppure no. Ok. E infine abbiamo detto che io faccio cagare in tutte queste routine. Esatto, bisogna migliorare, prendiamoci l'impegno. Va bene. Esatto. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento la settimana prossima, un'altra puntata con Corso e Mangiato. Esatto. Ciao a presto, ciao a tutti.